Per fare il braccio, lavora un anello magico, una catenella per fermarlo e ora lavora 6 maglie bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira la codina per chiudere l'anello e questa è la prima riga con 6 maglie bassi. Ricorda che le braccia hanno la stessa dimensione e devi realizzare 2 pezzi utilizzando lo stesso schema. Riga numero 2 lavora 6 aumenti. Primo aumento, secondo, terzo, quarto, quinto e ora l'ultimo, sesto. Riga numero 3 lavora una maglia bassa e un aumento per 6 volte in questo giro. Una maglia bassa, secondo aumento, una maglia bassa, terzo aumento, una maglia bassa, quarto aumento, una maglia bassa, quinto e l'ultimo, una maglia bassa, il sesto aumento. Riga numero 4, 5 e 6. Per 3 volte lavora 18 maglie basse. Riga numero 7 lavora 6 diminuzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E per finire questa riga lavora 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora dalla riga 8 alla riga 17 ci sono 10 volte per lavorare 12 maglie basse. E questo è il risultato dopo aver lavorato 10 giri di 12 maglie basse. Ora chiuderemo i bordi con 6 maglie basse, ma una delle estremità dovrà essere allineata con il giro in cui abbiamo fatto le diminuzioni, con questa parte rotondata. Quindi per me devo fare, per arrivare in questa estremità, 2 maglie basse. Una informazione importante: non devi aggiungere imbottitura alle ultimi 5 giri. Qua è vuoto. Uno, due maglie basse. 2 maglie basse è sufficiente. E ora basta chiudere con i bordi con 6 maglie basse. 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Il braccio è pronto e ora devi rifinire questo filo e tornare indietro il video per realizzare l'altro braccio. Ora iniziamo la prima gamba e ricorda che per fare la seconda gamba è lo stesso schema, va bene? La stessa cosa. Lavora un anello magico e qua questo anello magico lavora 6 maglie basse. Quattro, 5, 6. Tira la codina per chiudere l'anello e qua la prima volta. Riga numero 2 lavora 6 aumenti. Primo aumento, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Riga numero 3 lavora per 6 volte in questo giro una maglia bassa e un aumento. Sempre lavorando della stessa forma, una maglia bassa in aumento alle fini di questo giro. Riga numero 4 lavora un aumento e 2 maglie basse. 1, 2. Un aumento e 2 maglie basse. Lavora per 6 volte in questo giro, un aumento e 2 maglie basse. Ora per 4 volte lavora 24 maglie basse, riga 5, 6, 7 e 8. Prossima riga, riga numero 9, lavora 9 diminuzioni e poi 6 maglie basse. Ora per 10 volte lavora 15 maglie basse, dalle riga 10 alle riga 19. 10 volte lavorando 15 maglie basse. Non deve aggiungere imbottitura alle 5 ultime righe della gamba e ora il prossimo passo è chiudere i bordi con 7 maglie basse e ricorda che deve essere allineata con le diminuzioni in questa parte. Una delle estremità allineata con le diminuzioni. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora si può tagliare il filo e fermarlo. La gamba è pronta e ora torna indietro torna indietro il video per fare l'altra gamba. Ora lavoriamo sulle orecchie e ricorda che devi realizzare 2 pezzi utilizzando lo stesso schema. Anello magico, una catenella per fermarlo e ora lavora 6 maglie basse. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Prima volta, tira la codina, 6 maglie basse. Riga numero 2, lavora 6 aumenti. Primo aumento, secondo, terzo, quarto, quinto e l'ultimo, sesto. Riga numero 3 e riga numero 4. Lavora 12 maglie basse. 2 volte 12 maglie basse. Prossima riga, riga numero 5, lavora per 2 volte 5 maglie basse e un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. E ora ripeto questa sequenza. 1, 2, 3, 4, 5 e un aumento. Riga numero 6, lavora 14 maglie basse in questo giro. Riga numero 7, lavora per 2 volte 6 maglie basse e un aumento. Prossima riga, riga numero 8, lavora 16 maglie basse. Riga numero 9, lavora per 2 volte 7 maglie basse e un aumento. Prossima riga, riga numero 10, lavora 18 maglie basse. Riga numero 11, lavora per 2 volte in questo giro 8 maglie basse e un aumento. Prossima riga, riga numero 12, lavora 20 maglie basse. Prossima riga, riga numero 13, lavora per 2 volte 9 maglie basse e un aumento. Riga numero 14, lavora 22 maglie basse. Riga numero 15, lavora per 2 volte in questo giro 10 maglie basse e un aumento. E ora dalla riga 16 alla riga 26 ci sono 10 giri lavorando 24 maglie basse. Io ho detto fino al giro 26, ma il numero corretto è giro 25, va bene? 10 giro dalle riga 16 alla riga 25. Ora lavoreremo sul giro numero 26. Per questo giro lavora 10 maglie basse e una diminuzione per 2 volte in questo giro. Prossima riga, riga numero 27, lavora 9 maglie basse e una diminuzione per 2 volte in questo giro. Riga numero 28, lavora 8 maglie basse e una diminuzione per 2 volte in questo giro. Prossima riga, riga numero 29, lavora 7 maglie basse e una diminuzione per 2 volte. L'orecchio è pronto, ora puoi tagliare il filo lasciandone un po' per dopo cucire l'orecchio alla testa. Torna indietro il video per fare l'altro orecchio. Va bene? Con è la stessa cosa, lo stesso schema. E ora iniziamo a lavorare sulla testa. Lavora un anello magico e poi 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la prima riga. Gira la codina e voilà. Riga numero 2, lavora 6 aumenti.
primo aumento, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Riga numero 3 lavora per 6 volte in questo giro, una maglia bassa e un aumento. Riga numero 4 lavora per 6 volte, un aumento, e 2 maglie basse. 1, 2. Prossima riga, riga numero 5, devi ripetere questa sequenza per 6 volte, 3 maglie basse e un aumento. Riga numero 6, inizia questa riga lavorando 2 maglie basse, 1, 2, poi lavora un aumento. Per 5 volte lavora 4 maglie basse e un aumento e per finire la riga lavora 2 maglie basse. La prossima riga, riga del numero 7, lavora in questo giro 5 maglie basse e un aumento per 6 volte. Riga numero 8, inizia questa riga lavorando 3 maglie basse, 1, 2, 3, e poi un aumento, 3 maglie basse, un aumento. Ora lavora per 5 volte 6 maglie basse e un aumento e per finire la riga 3 maglie basse. Riga numero 9 lavora per 6 volte in questo giro, 7 maglie basse e un aumento. E ora per 9 volte lavora 54 maglie basse, dalla riga 10 alla riga 18, 9 volte. Prossima riga, riga del numero 19. Per iniziare questa riga lavora 21 maglie basse, 21 maglie basse. Ora una catenella, salta una maglia e lavora 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maglie basse, una catenella, salta una maglia e poi lavora 21 maglie basse per finire questa riga. 1, 2, 21 per finire. In quest'ultima volta abbiamo creato gli spazi per gli occhi. Ora per 2 volte, riga numero 20 e 21, lavora 54 maglie basse. Prossima riga, riga del numero 22, per iniziare lavora 10 maglie basse. Ora per 6 volte lavora una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e il secondo aumento, una maglia bassa, terzo aumento, una maglia bassa, quarto aumento, una maglia bassa, quinto e l'ultimo una maglia bassa, sesto aumento. Poi lavora 10 maglie basse, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora lavora per 6 volte un aumento e una maglia bassa. Então, primo aumento, una maglia bassa. Secondo aumento, una maglia bassa. Terzo, una maglia bassa. Quarto, una maglia bassa. Quinto, una maglia bassa e la ultima volta, sesto aumento, una maglia bassa. E ora per finire questa riga lavora 10 maglie basse. Ora per 5 volte devi lavorare 66 maglie basse, riga 23, 24, 25, 26 e 27. 5 volte per lavorare 66 maglie basse. E ora prima di continuare si può inserire gli occhi. E ora la prossima riga del numero 28, lavora per 6 volte 9 maglie basse e una diminuzione. Prossima riga del numero 29. Iniziamo questa riga con 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 maglie basse. Poi una diminuzione, 4 maglie basse e una diminuzione. Ora per 5 volte lavora 8 maglie basse e una diminuzione e per finire la riga 4 maglie basse. Prossima riga numero 30, lavora per 6 volte in questo giro 7 maglie basse e una diminuzione. Prossima riga numero 31, inizia questa riga lavorando 3 maglie basse, 1, 2, 3 e una diminuzione. Ora lavora per 5 volte 6 maglie basse e una diminuzione e per finire la riga 3 maglie basse. Riga numero 32 lavora 5 per 6 volte 5 maglie basse e una diminuzione in questo giro. Riga numero 33 inizia questa riga lavorando 2 maglie basse e una diminuzione e poi 4 maglie basse e una diminuzione per 5 volte e per finire la riga 2 maglie basse. Ora, prima di continuare, puoi aggiungere il ripieno alla testa distribuendolo prima dal centro verso i lati con questi movimenti. Presta particolare attenzione alle guance, modellandoli in modo che siano perfettamente voluminosi. Osserva come la testa è completamente imbutita, senza pieghi e con un spazio al centro, con un spazio qua al centro per il collo. Prossima riga numero 34, ripetere per 6 volte in questo giro 3 maglie basse e una diminuzione. Riga numero 35 lavora in BLO 24 maglie basse. Da ora in poi non dovrete più aggiungere l'imbottitura.
dalla riga numero 36 alla riga numero 49. Ci sono 14 volte per lavorare 24 maglie basse. La prossima riga numero 50, lavora 2 maglie basse e una diminuzione per 6 volte in questo giro. Riga numero 51, lavora una maglia bassa e una diminuzione 6 volte in questo giro. E ora la ultima riga numero 52, lavora 6 diminuzioni. Quando finita questa riga si può tagliare il filo e fermarlo. Ora, con molta delicatezza e pazienza, inserisci questi ultimi giri all'interno della testa. E ora è il momento di disegnare il musetto della nostra coniglietta e di renderla carina. La prima cosa da fare è immaginare gli occhi come un orologio e segnare questi punti. Qua 3 ore, qua 9 ore. E ora è il momento di disegnare il musetto della nostra coniglietta e renderla graziosa. La prima cosa da fare è segnare alcuni punti vicino agli occhi, immaginando che siano un orologio. Qui abbiamo la posizione della ora 3 e qui delle ore 9. La stessa cosa vale per l'altro occhio. Ore 3, ore, ora, ore, ora. E adesso è il momento di disegnare il musetto della nostra coniglietta e renderla carina. La prima cosa da fare è segnare alcuni punti vicino agli occhi, immaginando che siano un orologio. Qui abbiamo la posizione della ora 3 e qui della ora 9. Lo stesso vale per l'altro occhio, per l'altro occhio. Ora 3 e ora 9. E con un pezzo di filo della stessa colore devi inserire in un luogo che non è visibile, qua, uscendo in questo punti, lascia una codina per dopo fermarla, inserire qua a ore 9. La stessa cosa per l'altro occhio. E deve tornare con questo filo all'origine qua. Tira la codina per inserire questo filo sotto l'occhio e la stessa cosa in questo qua sotto. E ora devi fare questo movimento per lasciare gli occhi fondo, come posso dire, per fare la fossa. Basta fare un nodo per fermare questo filo
e la fossa è pronta. E ora per disegnare il muso della nostra coniglietta, guarda dove io ho fatto questo triangolo con gli spilli. Questa riga è la riga sotto gli occhi, ok? La riga sotto gli occhi, due spilli al centro, distanziata da 3 maglie basse. 1, 2, 3. Due giri sotto al centro, un altro spillo per formare questo triangolo. E ora con un filato colore rosa chiaro devi inserire questo filo qua allineato con questo spillo qua sotto dove non è visibile, uscendo in questo primo punto qua. Lascia un po' di filo per dopo per fermarlo questo filo e ora inserire in questo punto qua e ritorna. Va in questo punto e ritorna qua. E ritorna qua. Ora per me la parte più difficile di fare questo muso è sempre tornando per questo punto e uscendo in questa parte per disegnare questo muso. E ora una volta qua al centro per fare il centro del muso. E quando il muso è già pieno,
di filo disegnato, devi partire di questo punto per ritornare qua nell'origine e ora la parte che dobbiamo fare questo movimento per lasciare le guance più disegnata. Ritorna qua in questo punto al centro sotto e ora nell'origine una volta e un'altra volta. E devi tirare la codina per disegnare le guance. E qua sotto basta, devi fare un nodo per fermare il filo e poi tagliarlo. Ah, e se vuoi un muso più definito, torna semplicemente in questo punto e fai 2 o 3 giri con il filato della stessa colore. Così. Inserire, uscire qua. Una volta. Due o tre e ritorna. E ora usando un filato colore bianco, ma prima nuovamente immagina l'occhio come un orologio, le due, e qua le ore 2, e qua le ore 6. La stessa cosa per l'altro occhio, ma adesso la ora 10 e la ora 6. Ok? Ago, filato bianco, inseriti qua sotto, uscendo nella ora 2. Più vicino all'occhio, qua. E qua. L'altro occhio, la stessa cosa. E ritorna con questo filo qua sotto. E ora con un filato colore nero, va bene? Immagina qua la ora 10 e qua la ora 3, ma salta 2 maglie. In questo occhio la ora 2 e qua la ora 9 saltando 2 maglie.
scendo qua e ora qua. Devi fare la stessa cosa per l'altro occhio. Guarda se ti piace e ora è pronta questa parte. E ora per fare le sopracciglia usando la misura dell'occhio, va bene? Salta 1, 2, 3, 4, 5 volte per questa estremità, 1, 2, 3, 4 volte per questa estremità, distanziata di 1, 2, 3, 4 maglie. Per questo occhio 1, 2, 3, 4, 5 nella stessa riga di questo qua e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 nella stessa riga è qua. E ora con un filo scendo qua, inserendo qua, e ora qua. E con il filato colore bianco io ho fatto un'altra volta sopra le filato nero. Si diventa un po' delicato. E ora sì, il viso è pronto. La ultima cosa che faremo alla testa sarà attaccare le orecchie, perché prima dobbiamo attaccare il corpo, il collo in questa parte.